Siete capaci di improvvisare su una base così di getto? Vediamo insieme quali sono gli aspetti fondamentali da considerare per essere capaci di improvvisare sopra un giro di accordi. Ma come al solito, niente chiacchiere, partiamo subito con l'improvvisazione e vediamo cosa succede. Questa bellissima base è in Si maggiore e adesso vi faccio vedere quale scala ho considerato per andare a improvvisare. Partiamo subito con la pentatonica di Si, in questo caso di Si maggiore, che è e la sua relativa minore, che è questa di Sol diesis minore. Stesse note, Quindi partiamo proprio da questa diteggiatura, la solita che usiamo spesso, no? Il primo consiglio che vi do è quello di cercare di capire qual è la nota che suona meglio, quali sono le note che tra loro riescono a farci immaginare uno scenario, un panorama. Ad esempio, il primo accordo è Mi maggiore. Secondo accordo Sol diesis minore. Terzo accordo Fa diesis. Quindi prendiamo queste note sulla pentatonica. Ad esempio, no? Quindi possiamo continuare a suonare note sulla pentatonica per cercare di capire qual è il suono di ogni nota sull'accordo relativo che c'è in quel momento. Certamente fare uno sforzo nell'immaginare come possa suonare quell'accordo è una cosa fondamentale che fa parte dell'improvvisazione. Cioè l'improvvisazione non si basa solo su regole, certamente su schemi e tecnica, non si basa solo su questo. È molto importante questo, però soprattutto si basa su questo e su questo. Quindi cercare di avere un'idea di quello che si sta facendo, sfruttando i mezzi che abbiamo a disposizione. Facciamo altre evoluzioni, no? Sentiamo. Andando avanti ho fatto. Come sempre io preferisco molto la nona, che è questa, no? La pentatonica regolarmente è. Io faccio. Ricordiamo, suggerimento numero 1, cercare di pensare alle note che secondo noi suonano bene su quell'accordo, anche poche note, come abbiamo visto, poche note che funzionano. Secondo suggerimento è quello della ritmica. Sentiamo. Prendiamo le note della pentatonica, in questo caso questa, e facciamo una situazione ritmica, un'evoluzione ritmica, no? Io uso sempre questo tipo di plettrata alternata a sedicesimi, così.
Terzo consiglio utilissimo è quello di pensare alla durata di ogni nota, quindi cercare di capire quando è il caso di mantenere una nota che magari può girare su diversi accordi. Facciamo qualche esempio. Qui sono andato su un'altra diteggiatura, però possiamo semplicemente, per dare più incisività, usando la diteggiatura che abbiamo visto prima, viene sentiamolo con la base. Riepilogando, consiglio numero 1, poche note messe bene. Consiglio numero 2, ritmica. Consiglio numero 3, durata di ogni nota. Ci vediamo al prossimo video per altri consigli.